ed oggi si parte all'avventura. Piccolo viaggetto. Ciao bella. Eccoci qua. Allora, cosa facciamo? Oggi parto per una piccola vacanza. Mio amore ha detto vai pure, anticipo di un giorno, io ti seguo, ed io ne approfitto per pedalare da Badia fino a zona Garda. Abitualmente questo giro lo faccio in un altro modo: parto da Badia, vado fino a San Lorenzo di Sebato e da là, per raggiungere il lago di Garda, ho 200 km di pista ciclabile. 200 però ormai siamo ad ottobre inoltrato, è il 27 ottobre, e scendere in bici per la Val Badia, la Val Pusteria e la Valle Isarco, tutto all'ombra, vuol dire battere i denti di continuo. Ecco perché ottobre è quel mese dove in alto, specialmente dove batte il sole, le temperature sono molto più piacevoli. Per questo motivo questa volta raggiungerò il lago di Garda in 2 tappe, quindi 2 giorni, in perfetto stile, usando un inglesismo, bikepacking, ma in realtà c'è la parola italiana, cicloturismo, no? Turismo con il ciclo, nessun riferimento alle gentil signore. Le si è fermato il ciclo. E va bene, c'è l'auto alla bicicletta, che siamo a fare una tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Intanto al Passo Gardena c'è la corsia ciclabile. Ciao. Quindi, prima salita della giornata, Passo Gardena. Dopo scenderemo lungo la Val Gardena, e gireremo per il Passo Pinei, Castello Rotto, Siusi, Fie allo Scigliar, e poi arriviamo a Bolzano. Da Bolzano ci rimettiamo sulla ciclabile fino a Trento. A quel punto, guardando l'ora, deciderò cosa fare.
Arrivo al passo Gardena, Sassolungo, sullo sfondo. Diciamo ciao alla Valbadia e adesso iniziamo la bellissima discesa fino a Ortisei. Sassolungo. Selva. Ortisei. Passo Pinei. Che cavolo, vista su Ortisei, mentre noi scagliamo il passo Pinei. Lo vedete dietro di me Ortisei? I ciclisti lo sanno, chi non ha testa ha gambe, quindi questo è proprio il monumento del ciclista. Non me lo ricordavo più così a strappi il passo Pinei. Si vede che l'ho sempre solo fatto in discesa. Passo Pinei. Ed ora sì, è quasi tutta discesa fino a Bolzano. Ed è anche sempre il sole.
bello. E da Castellrotto adesso andiamo verso Siusi. Attraversiamo il paesello di Siusi, qua sopra c'è l'Alpe di Siusi, siamo sotto allo Scigliar. Bello. Eccoci a Fiemme. Andiamo verso Bolzano. Siamo a valle, siamo sulla ciclabile poco prima di Bolzano. La temperatura è già molto più calda. Quest'anno 62.268 passaggi e qua siamo a Bolzano. Seguono i vari parchi che sono sul fiume Talvera e Isarco. Abbiamo attraversato Bolzano, adesso ci troviamo in un punto molto interessante perché alla nostra sinistra abbiamo il fiume Isarco dietro gli alberi, mentre a destra abbiamo l'Adige. Fra poco l'Adige prenderà in un caloroso braccio l'Isarco e da allora proseguiranno con il nome Adige fino al mare Adriatico. Carini e coccolosi, attraversando Verona a braccetto. Di Bolzano
Ora per me è ora di un bel panino con salame e grana, poi dopo magari ci fermiamo, ma intanto ho ancora quella indole da competizione. Chi si ferma ha perso, quindi si fa tutto al volo. Buono. Abbiamo già raggiunto i 100 km in 3 ore e 44 minuti. Devo dire che oggi, non vorrei parlare troppo presto, ma la ora, che il vento che viene da sud verso la Valle dell'Adige, la ora è clemente oggi, altrimenti ci sono dei giorni, specialmente a primavera, dove si riesce a meno appena a tenere i 25 km orari, invece adesso 33-34 senza relativo sforzo. Davanti a noi qua vediamo la Paganella, mentre quella cima piramidale del Monte Bondone sarà anche quell'arrivo di tappa del Giro d'Italia nel 2023. Stiamo per raggiungere fra una ventina di chilometri Trento, che ricordiamo è la città dei 33 trentini. Loro andavano trotterellando a Trento, noi andiamo pedalando. Il bici grill di Faedo a primavera qua pullula di ciclisti, ma ce ne sono qualcuno. Non mi piace fermarmi perché adesso ho il ritmo, quindi di partire è sempre faticoso e sfrutto la forza di inerzia. Questi 30 km di pianura ho deciso che anziché proseguire sulla ciclabile a Rovereto, Mori e poi Torbole, da Trento salgo verso la Valle dei Laghi e poi da qualche parte mi fermerò per la notte. Quindi adesso attraverseremo l'Adige e saliremo per di qua. Eccoci sopra Trento e Sardegna e ci dirigiamo sempre ancora in direzione Valle dei Laghi.
iniziano i vari laghi della Valle dei Laghi. Qua il lago di Tobrino con il suo castello. Questa è la bellissima ciclabile che dalla Valle dei Laghi porta verso Arco e Riva. Siamo 163 km in strada, la luce ormai se n'è andata, l'aria è già più freschina. E fino adesso non ho trovato un alloggio. Vediamo se verso Arco c'è un po' più di strutture ricettive aperte, se no mi tocca fare come Giuseppe Maria, devo solo cercarmi la Maria, il bue e l'asinello. Questo luogo si chiama Pietra Murata, ecco il motivo. Sotto la rocca di Arco vediamo un po' se troviamo qualcosa, un buon letto qua. Ora ho capito perché era difficile trovare stanze ad Arco. C'è il 23esimo campionato italiano di biliardo sportivo. Alla fine sono circa 175 km, 26 di media. Grazie a Dio non c'era vento contrario per la Val Adige. Ora penso di essermi meritato una buona pizza. Andiamo a cercare la pizzeria.